Benvenuti nel video dedicato alla modifica del girocollo utilizzando il configuratore presente in TTCAD L3. Come esempio prendo il corpetto base, ma le modifiche che vi farò vedere si possono fare per tutti i corpetti presenti in TTCAD. Prendo il corpetto di tipo B, qui in basso c'è il pulsante Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato, lo clicco, mi si apre questa finestrella che mi chiede: vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore e quello che mi trovo di fronte è la pagina misure. Vi ricordo che c'è un video dedicato a questa pagina. Questo video è dedicato alla modifica del girocollo. Questa iconcina rappresenta la modifica del girocollo. Vado a cliccarla. Alla mia destra, nella finestra grafica, mi trovo il davanti e il dietro e sul girocollo trovo questa quota, questa misura. Questo simbolo davanti indica che la misura, in questo caso 10,5, sono i centimetri della curva del girocollo, quindi dal punto A al punto B, ed è scritta in blu. Le curve nel configuratore le troverete in blu. Sia per il davanti che per il dietro mi viene indicata la curva del girocollo, i centimetri. Qui in alto ho misure girocollo. Posso andare a modificare la spalla, accorciamento spalla. Accorciamento spalla vuol dire di quanti centimetri voglio spostare la lettera B verso destra, andando verso la lettera C, andando verso la spalla. Inseriamo 5 centimetri. Faccio applica. Vengono applicati sia sul davanti che sul dietro e vengono anche visualizzati i centimetri e le freccette mi fanno vedere da dove è partita a dove è arrivato il nuovo punto della spalla del mio girocollo, sia per il davanti che per il dietro. Poi ho la possibilità abbassamento centro davanti. Il centro davanti è la lettera A di quanto la voglio abbassare. Mettiamo 12 centimetri. Faccio applica. Ecco qui che vengono riportati i centimetri che ho abbassato, il punto A. Poi abbassamento centro dietro, è il punto A di quanto lo voglio abbassare, mettiamo 4 centimetri, faccio applica. Ecco qua che ho ottenuto i miei nuovi giricolli con le nuove quote, le nuove misure della curva del girocollo davanti e del girocollo dietro. Ho però anche la possibilità di andare a modificare la forma del girocollo, sia del davanti che quelle del dietro. Troviamo delle iconcine. Le iconcine verdi mi indicano che il mio girocollo sarà fisso. Il primo è questo che ho appena ottenuto. Il secondo, che è sempre fisso come forma, è una scollatura a V. Vado a selezionarla. La curva che avevo prima è diventata una retta. Il tipo 2, vado a selezionarlo, mi dà la possibilità di andare a modificare la curva del mio girocollo perché viene abilitato questo pulsante, personalizza forma. La differenza che c'è tra queste tre iconcine non è altro che la forma iniziale di partenza, mi aiuta ad avere una forma già di partenza simile a quella che potrei volere io. Quindi la prima è questa, il tipo 3 è questa che è una V dolce e il tipo 4 è molto più arrotondata. Ma utilizziamo il tipo 2. Entro in personalizza forma, quindi clicco, mi si apre questa nuova pagina che mi fa vedere il girocollo intero, quindi è molto più semplice andare a personalizzare, andare a cambiare la mia curva del girocollo. Per cambiarla non devo utilizzare altro che questi bottoni. Qui in alto ho modifica curva su punto centrale girocollo. Per punto centrale si intende questo. Qui ho modifica curva su lato spalla. Lato spalla è questo punto qui. Per modificare la curva ho tre possibilità: l'angolo, il peso e la lunghezza rettilinea. Li posso utilizzare tutti e tre oppure semplicemente uno. Andiamo a vederne uno alla volta. Per quanto riguarda l'angolo del punto centrale, quindi questo, mi viene indicato che è come angolo ha il valore di 90,58,
che è questo indicato dalla freccia. Se io clicco sul più, vado ad aumentare il valore dell'angolo e mi cambia completamente la forma della curva. Il peso non è altro che la possibilità di andare a modificare la curva. Più il valore è alto e più sarà la curvatura. Il peso è rappresentato da questa linea rettilinea, da questa linea tratteggiata. Se io vado, cambiamo un attimino l'angolo, facciamolo un po' più aperto, così. Se io vado ad aumentare il peso, vedete come mi aumenta la curvatura? La curva è attratta da questa linea tratteggiata. La linea tratteggiata aumenta e anche la curvatura aumenta. Se diminuisco, mi diminuisce la curva. Posso modificare anche il punto della spalla cambiando l'angolo e anche qui posso aumentare il peso. In questo modo, la linea rettilinea che trovo sia sul punto centrale che il punto della spalla, non sono altro che dei centimetri se io voglio metterli iniziali in modo retto, cioè una linea proprio retta. Vedete che qui si appoggia proprio in linea retta e mi indica qui i centimetri. Nella maggior parte dei casi viene utilizzata, l'angolo e anche il peso. Vi ricordo che per andare a modificare l'angolo deve esserci sempre un valore del peso. Se il peso io lo porto a 0, non ho più la possibilità di andare a modificare l'angolo, quindi deve esserci sempre presente anche un valore minimo, ma ci deve essere sempre presente il peso. Faccio OK, esco, mi trovo il davanti modificato. Avendo la possibilità in Personalizza Forma di vederlo aperto il davanti, quindi intero, è molto più facile andare a modificare la curva nel modo che più desidero. La stessa identica cosa la posso fare per il dietro. Le prime due sono fisse, la prima è quella che si presenta, la seconda mi fa una scollatura V, quindi mi presenta una retta, poi ho il tipo 2, il tipo 3 e il tipo 4. Sempre entrando in Personalizza Forma posso andare a modificarla. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!